Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera, ben ritrovati l'editoriale del lunedì 9 dicembre del 2024. Buona settimana a tutti, settimana di Champions, più di campionato nel weekend con, tra l'altro, la festa per i 125 anni del Milan sabato. Ci ritroviamo dopo un weekend di Serie A non particolarmente positivo né per la partita né per quello che sono stati i risultati delle avversarie del Milan. Tra poco ne andremo a parlare. L'editoriale, come vedete, oggi ha 5 temi, ma direi di partire subito, anche perché una buona parte magari delle questioni le abbiamo già affrontate in quel video che è uscito sabato mattina. Qualcosa invece adesso lo andiamo a approfondire, mentre qualcosa che forse non avevamo nemmeno toccato, soprattutto per l'ultimo punto, sarà questione appunto dell'editoriale di quest'oggi. Vado più veloce. Prima di tutto con la premessa di quest'oggi. L'ho fatta anche sabato, a parte che è premessa della premessa, poi se no mi dimentico, ma mi tocca farlo perché, come detto, non viviamo d'aria, quindi ragazzi, se volete mettere like, grazie, perché è realmente la nostra moneta di scambio, video per like, video per iscrizione, video per abbonamento. Ragazzi, non viviamo di view, le view non danno niente, viviamo di altro, quindi se volete mettere like, l'iscrizione, l'abbonamento è ovviamente molto apprezzato, altrimenti ragazzi non è che possiamo andare avanti all'infinito solo con le view. Detto proprio papale papale. Quindi detto questo, partiamo subito. La premessa di quest'oggi è in parte quella che ho fatto anche sabato, e quindi me la tiro via in poco tempo, però ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta. I tifosi del Milan si sono davvero tanto divisi negli ultimi 3-4 anni, schierandosi in 2, 3, 4, 5 fazioni, pro quello e contro l'altro. Mai, quasi mai, devo dire, sto per dire una cosa forte, ma la dico, mettendo davanti il Milan a volte rispetto al singolo. Magari anche noi stessi, siccome siamo anche noi stessi tifosi è inutile che ci nascondiamo. Ehm, Abbiam sbagliato tutti probabilmente, ed è giusto fare tutti un passo indietro. Tutti vuol dire tutti, noi, voi, tutti. In questo momento dovremmo pensare veramente solo e soltanto al bene del Milan, un Milan che, se la vedremo tra poco, la classifica rischia davvero tanto quest'anno, al di là di quello che poi è il valore della rosa, che quindi ti impone a essere comunque ottimista per il raggiungimento del posto Champions, ma arrivati a 4, 5 partite dalla fine dell'andata, la classifica si fa coi punti, non si fa né con i pensieri, né col valore della rosa, né con i se, né con i ma, né con se avessimo fatto quello, se invece l'arbitro ci avrebbe dato quell'altro. Non si fa con queste cose purtroppo, si fa con altro, con i punti, cosa che non riusciamo a fare. E quindi la premessa è questa, cerchiamo tutti quanti di voler bene al Milan. Il Milan è uno e non è probabilmente nemmeno quello che in questo momento è rappresentato da chi in questo momento fa il Milan. Il Milan è un'altra cosa, come ho detto sabato, è un'idea, è un ideale, è qualcos'altro che abbiamo avuto la fortuna di incrociare chi molti anni fa, chi tanti anni fa, chi anni fa rispetto alla nostra età. E quindi vabbè, vado avanti, se no sembra di fare parole vuote. Chi ha capito ha capito. Non è un fallimento, è il primo titolo vero e proprio dell'editoriale, perché noi tutti ci stiamo un pochino arrovellando sul fatto che il Milan perda punti, perda partite, si stacchi dalla vetta, non riesce a ritornare su rispetto agli standard magari che pensavamo potesse avere all'inizio della stagione. E noi tutti pensiamo: "Caspita, però per il secondo anno di fila, anzi in realtà per il terzo anno di fila, il Milan è fuori dalla lotta a scudetto a novembre, a dicembre e non va bene. 3 anni fa
pro Napoli, 2 anni fa pro Inter, quest'anno pro 4, 5, 6 squadre. 6 forse no, perché la Juventus col titolo mi sa che non avrà molto a che fare, ma 5 squadre rischiano di essere veramente tanto in là rispetto a te. E questo è il pensiero di tutti noi, anche in parte della critica. Poi mi faccio una domanda: è il pensiero del Milan? È il pensiero di chi è proprietario del Milan? È il pensiero di chi dirige il Milan? Probabilmente no, perché se è l'obiettivo massimo che ha in questo momento la proprietà del Milan è quella di mantenere il Milan per la prossima Champions League, non siamo ancora tagliati fuori, siamo in ritardo, in colpevole e anche gravoso ritardo, ma non siamo tagliati fuori, quindi non è sicuramente un fallimento, è un percorso rallentato, ma non ancora un fallimento. Se per caso invece si pensa che è un fallimento, è perché noi pensiamo che il Milan possa e debba invece partire per vincere. E quindi si ritrova tagliato fuori a dicembre e noi pensiamo, caspita, però è un bel fallimento, dopo 3 mesi di stagione, 4, quelli che sono, siamo già tagliati fuori. E siamo tagliati fuori adesso a livello numerico, ma in realtà è un bel po' di tempo che siamo già tagliati fuori. Quindi questa era un po' una sorta di pensiero rispetto a quello che è in questo momento forse una doppia visione che ha chi parla, chi tifa il Milan e chi invece ha il Milan e chi invece dirige il Milan. Non penso che lo valutino un fallimento, anche perché altrimenti probabilmente dovrebbero fare A, mea culpa, B, dovrebbero probabilmente prendere delle decisioni in modo tale, anzi dovevano prendere decisioni in modo tale che il Milan non uscisse dalla lotta a scudetto. Se non l'hanno fatto è perché non gli interessava la lotta a scudetto. Gli interessava altro, cioè piazzarsi per la prossima Champions League. Lo dicono i fatti purtroppo, ma lo dicono anche le parole ogni tanto. A proposito di parole, 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 parole. Abbiamo assistito a un po' di botta e risposta, soprattutto nel post partita di Atalanta-Milan, una partita che il Milan, come ho detto anche sabato, poteva permettersi, tra virgolette, il lusso di perdere, perché chiunque può andare a Bergamo e perdere. Non è un disonore, non è nemmeno una cosa strana andare a perdere adesso a Bergamo. Da un po' di anni a questa parte si può perdere a Bergamo, perché l'Atalanta è diventata una delle grandi squadre di questa Serie A. E l'anno scorso ha vinto l'Europa League, dove tu invece sei uscito con la Roma. Già. Detto questo, scusate, ma quella roba lì non mi è andata giù e non so quanto mi andrà giù ancora. Dove ero rimasto? Alle parole del post partita in una partita dove si può perdere. Ed è il Milan non dovrebbe perdere, ma può perdere a Bergamo. Il problema è uno. Il problema è che assistiamo dall'inizio dell'anno a un Milan che è costantemente con l'acqua alla gola, costantemente. Vive di ultime spiagge e allora dopo le prime 3 partite col Venezia e con l'Inter l'ultima spiaggia la sfanga e allora dopo un'altra serie di partite, di brutte partite, di pareggi, eccetera, arriva il trittico compreso di Real Madrid e la sfanga. Poi arriva la Juventus più che squadra c'era l'altro giorno? Lo Slovan, il grandissimo Slovan Bratislava che fa tremare le grandi d'Europa, e l'Empoli e le riserve del Sassuolo in Coppa Italia e la sfanga. Il problema di vivere costantemente sulle prove del 9, sulle ultime spiagge, perché a un certo punto invece di aver continuità vai a Cagliari e fai 3-3, invece di aver continuità vai a Firenze e fai non si può dire quella parola, diciamo casino, dai, che è brutta ma non bruttissima, e fai quella roba lì dei rigori, vai in altre circostanze a perdere dei punti tragici, ospiti la Juventus senza lo straccio di un attaccante e lo stiam vedendo quanta fatica stia facendo la Juventus, che non è la Juventus magari anche solo di inizio stagione dove sembra avere un pochino più di smalto. È una Juve che sta facendo tanta fatica e tu fai un tiro in porta al 93
Il problema è che poi quei punti che perdi per strada li devi andare a recuperare. Arrivano le prove del 9, la sfanghi, la sfanghi, la sfanghi, alla quarta volta cadi. E adesso, alla prima volta in cui la tua ultima spiaggia diventa realmente spiaggia, nel senso che sei al mare adesso per lo scudetto, e adesso ci ritroviamo con quella classifica che noi tutti conosciamo. Eccola qui. Cioè la classifica che a parità di partite vede il Milan indietro di 9 punti all'Inter, 9 punti dalla Fiorentina, gli stessi punti del Bologna e solo 5 punti in più rispetto all'ultima squadra della classifica lato sinistro, cioè l'Udinese. Per non parlare un po' delle altre, che sicuramente hanno una partita in più, la Lazio, il Napoli, l'Atalanta, eccetera, eccetera. Poi mi verrete a dire dell'asterisco, ma l'asterisco lo giochiamo con chi in questo momento ha gli stessi nostri identici punti e che ha perso meno partite di noi. Perché il Bologna in Serie A ha perso la bellezza di 2 partite soltanto contro le nostre 4 già. Poi ne ha pareggiate una valanga, lo vedete, ne ha pareggiate 7 ed è il motivo per il quale ha gli stessi nostri punti. Ma per paradosso noi abbiamo perso più partite che il Bologna. E quindi dobbiamo andare là a Bologna con una squadra che ha perso solo 2 partite e vincere. Il Milan di adesso non sappiamo che partita farà, non sappiamo che partita sarà, non sappiamo se riuscirà a vincere. Quindi è inutile che ci facciamo la bocca buona dei 3 punti. Li teniamo lì, possibili, papabili, ma non ci faccio un'aspettativa di avere già 25 punti potenziali in questo momento. Perché lo dice la nostra storia di questa stagione. A proposito di parole, 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 e chiudiamo l'argomento, poi andiamo gli ultimi 2. Come detto, ho assistito a un po' tante parole in questo post partita di Bergamo. Non ultima la questione arbitrale. Non ultimo quello che è successo il giorno dopo, soprattutto con quello che più o meno è stata la linea dirigenziale fatta passare, svelinare un po' per quello che è l'idea in questo momento della dirigenza, ovvero che c'è vicinanza per le parole e per il pensiero di Paolo Fonseca su quello che è successo dal punto di vista arbitrale. E poi però il fatto che si pensa e si creda che la rosa poteva e doveva essere molto più competitiva per le zone di vetta, per come è stata costruita. Ci sono almeno 2 o 3 errori in queste, circostanze. La prima, per quanto mi riguarda ovviamente, ci mancherebbe altro, se il Milan reputava di essere così in debito per la partita di Bergamo, se pensava di aver subito un torto, il dirigente amministratore delegato va davanti alle telecamere e fa lui lo sfogo. Se lo pensa il direttore tecnico, va lui davanti alle telecamere e fa lui lo sfogo. Se lo pensa l'advisor della proprietà, giusto per tagliare un po' corto con tutte le cariche, ovvero Ibra, lo fa. Non fa andare un tesserato che adesso è passibile di squalifica, perché ovviamente poi Fonseca è andato oltre e ragazzi onestamente rischia, perché dire giovedì avevo paura dell'arbitro La Penna, ragazzi è rischioso, è passibile di squalifica, al di là che possa essere giusto o sbagliato la sostanza, ma ragazzi ci può stare. È inutile che facciamo ci nascondiamo dietro un dito. Potrebbe anche essere squalificato, se non solo multato. Il problema è che il Milan è assente, non c'è. Come è stato per tante cose di questa stagione, non ultimo la dichiarazione dei propri obiettivi, ha lasciato fare tutto all'allenatore, perché non c'è. Il resto non c'è. Drammaticamente assente, completamente assente. Non c'è l'amministratore delegato, assente completamente, nonostante poi invece quando c'è da fare sul mercato, nelle decisioni, allora lì sì, lì c'è, lì c'è. Quando serve dire che poi l'ha fatto lui, perché poi quando invece l'ha fatto e le cose non vanno bene, poi è colpa di un altro. Ma vabbè, il giochino lo conosciamo da almeno 2 o 3 anni. Così come abbiamo già visto il direttore tecnico che invece di analizzare la stagione ha deciso di raccontare
quando aveva 12 anni Teo Hernandez l'aveva già visto, quando aveva 11 anni ha scoperto Mbappé, eccetera. Grazie per tutto quello che è stato fatto, ma il Milan è settimo, se non ottavo, perché pari merito col Bologna. Quindi i dirigenti, se pensavano realmente questo, allora vi faccio un giochino, buttiamola sul bar un secondo. Andiamo al bar. L'Inter è tacciata di avere peso sia nelle decisioni del palazzo, sia nelle decisioni sul campo con gli arbitri. Perché secondo voi nel caso ha questo, diciamo così, potere? Perché Inzaghi sbraita davanti alle telecamere o perché nel caso la propria dirigenza, il proprio presidente, i propri dirigenti in generale hanno peso nelle decisioni del palazzo? Ragazzi, non sto dicendo che è così, premessa, sto dicendo andiamo un attimo al bar. Ci sediamo e parliamo da bar. Ma non funziona che nel caso una squadra ha peso politico perché l'allenatore sbraita davanti alle telecamere in un post partita. Non funziona così. Dove è finito, ad esempio, lo Scaroni furioso? Dove è andato? Quello che diceva prima abbassava la testa col sindaco di Bologna, poi perché tirato un po' per la giacchetta, per la figura fatta, dice di essere furioso per quello che è successo. E cosa abbiamo portato a casa? Niente. Peggio forse. Non abbiamo portato a casa niente. Quindi parole, parole, parole. Così come parole, quelle che vedo ultimamente nel... Andiamo subito a questo perché in realtà è collegato, sul fatto che Fonseca a questo punto, se la rosa era costruita per, è l'unico colpevole, diciamo così, da parte della dirigenza. Se la rosa non rende, è colpa dell'allenatore, penso. Ma chi l'ha scelto l'allenatore, scusate, che c'è cascato dalla terra, dal cielo, c'è cascato l'allenatore? No, ovviamente no. È stato scelto scientemente dopo più di un mese da questa dirigenza. Chi aveva scelto? L'attuale allenatore del West Ham, cioè Lopetegui. E qui dovrebbero finire già le mie di parole, parole, parole. Cioè, basterebbe dire questo per far capire che in questo momento purtroppo chi dirige il Milan un po' pochino. Il problema, come detto, sta nel manico, cioè a cascata da una proprietà assente si va a una dirigenza di poche capacità che bada più alla forma piuttosto che alla sostanza, si va a un allenatore mediocre che ha avuto sempre risultati mediocri, che purtroppo mi tocca dire pensa anche spesso un po' da mediocre per la gestione di alcuni singoli della rosa, per la gestione dei post partita, per la gestione delle sconfitte, per la gestione delle colpe, per tante cose, non ultima la media punti che è 1,57 e che è la mediocrità più totale. Chiudiamo con le voci. Piccolissima, ultimissima cosa. Il Milan davanti a sé ha 3 partite interessanti per rimettersi in lotta questa Champions League, non scudetto, Champions League. Cioè Genoa, Verona, Roma. E le avversarie hanno anche qualche incontro diretto. Se non prende quest'ultimo treno per la Champions, a questo punto rischia anche la Champions. Voci di un futuro non troppo lontano, parte 2. Ne abbiamo parlato lunedì scorso, tocca ripeterci. Ovvero, vi abbiamo detto più o meno un mese e mezzo per capire realmente qualcosa di molto concreto sullo stadio, su quelle delle due, e se soprattutto se San Donato ha ancora le carte perché ci sono degli impegni sia dal punto di vista decisionale, sia dal punto di vista economico, tra un mese e mezzo, che ci possono far dire se realmente San Donato è l'opzione A, è ancora in piedi e se va avanti. Quindi, siccome non possiamo anticipare le notizie, se no saremo degli indovini, ci ritroviamo a quando ne sapremo di più e soprattutto tra qualche settimana. L'altra questione, ovvero quella della proprietà, avevamo detto anche qui, non aspettiamoci di arrivare all'estate per capire se la proprietà rimarrà tale, se cambierà, se rinnoverà il prestito, se eccetera, eccetera, eccetera.
ci saranno sviluppi prima. Ora ho visto che il collega Currò su Repubblica ha scritto addirittura verso la fine dell'inverno, stiamo larghi, la primavera. Io penso che non arriveremo alla prossima estate per capire cosa sarà della proprietà del Milan. Una proprietà, questo sì, che dal punto di vista sportivo per ora ha fallito. Per quello che aveva ereditato e per quello che non è riuscito a rifare negli anni in cui è stata proprietà del Milan. Dal punto di vista sportivo è andata peggiorando. Quindi adesso vedremo cosa sarà di questa stagione, soprattutto lato Champions, perché per il campionato al massimo ci possiamo piazzare e quindi vedremo un po' cosa sarà di questa proprietà. Ma come detto, non penso che dovremo aspettare così tanti mesi. Probabilmente scopriremo qualcosa di più prima. Grazie a tutti per essere stati qui con me. Ci ritorneremo tra poco per Mattino Milan e poi ci ritroviamo per tutti gli appuntamenti, anche perché domani è già vigilia di Champions League per Milan Stella Rossa. Grazie a tutti e se trovo la sigla, perché nel mentre non la sto trovando, vi diamo appuntamento a dopo. Ciao. Arriva, Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.